Knot Nor. Eccoci qua. Rayman Origins. Guardate, si è vista la... Si è già vista... No, non ve lo spoilerò. Ok, stanno tutti qua che dormono. Rayman! È Rayman! Personaggio dei videogiochi un po' decaduto. Non è più tanto famoso Rayman. Nei primi del 2000 era parecchio famoso. Diciamo dal 2000 al 2006, 2007 era parecchio famoso. Poi questo gioco l'ha rivitalizzato, però poi nel frattempo qui si stanno incazzando. E niente. Questo è stato il penultimo gioco bello di Rayman, perché hanno fatto Rayman Legends e niente. Rayman Legends non l'ho mai giocato, questo gioco l'ho già giocato, come Mighty Switch Force. Hai visto che schifo, c'è una tutta bava alla bocca. Ah, tutti che urlano. Ah! Gli lancia le cose. Lancia anche la testa del marito. Oh no. Ah! Tutti che urlano. Ah! Con la bocca C. Ah! Bello. Quando un gioco inizia con tutta gente che urla così. E mo fanno la musica anche con i cazzotti. Vabbè, ok. L'hanno messi tutti in galera. Ed eccoci qua, Rayman Origin. Ehi, abbiamo già salvato uno. Ehi tu, eroe schiaffoide. Sembra che il vecchio maestro stia di nuovo facendo un volo. Questo no, lascia perdere. Sì, l'ho già letto. Ok, andiamo di qua. Ah, qui è dove si sblocca questo. Entra un po' di movimento nella natura, risvegliato i morti lividi. Morti lividi c'erano anche in Rayman 3. Hoodlum Havoc si chiama, mi sembra. Hoodlum Havoc, sì. No, so che si chiama Hoodlum Havoc, ma mi sembra che c'ha delle localizzazioni diverse. Cioè, il titolo aveva un nome in Europa e un altro in America, mi sembra. Quindi Hoodlum Havoc, ma non mi ricordo se era quello in America o in Europa. Perché per chi non lo sapesse, questo è un gioco francese, È un bel gioco. Ok. Andiamo qui, il primo livello. Dobbiamo salvare la fatozza. In questo gioco qua torna Betilla, la fata che ha creato Rayman. Solo che ha un aspetto un bel po' diverso dal primo gioco e anche da quelli successivi. Betilla compare brevemente in Rayman 3. C'ha una faccia completamente diversa. E l'aspetto che ha in Rayman... Eccola, guardate. La fatozza. Mamma mia. C'è la fatozza che ha dei fianchi un po' esagerati, moriamo subito. Non è un gameplay mio, non è un gameplay di Knot Nor se non muoio subito in maniera talmente brutta che farebbe pietà anche a un ragazzino di 5 anni. Dobbiamo prendere quella fata lì, che è Betilla. C'ha il culo, c'ha i fianchi troppo grossi, a livello quasi un po' impressionante. Qui ci saltiamo sopra. E già la salviamo, Ora vediamo questa fata che ha un aspetto quasi disgustoso. Mamma mia, che schifo che faccio. Mamma mia. Vabbè, andiamo a salvare la fata con l'aspetto vagamente disgustoso. C'ha i capelli rossi, quindi va bene. Però c'ha i fianchi troppo larghi.
Se andate tempo fa era andato su, sapete, su Steam c'è una sezione delle domande relative ai giochi, no? E una delle prime domande che c'era nelle varie discussioni, che sono di vario genere, possono essere sia cose relative a come si supera questo livello, a come faccio ad aggiustare questo problema, perché spesso i giochi su Steam vengono ottimizzati male, oppure in generale c'hanno dei problemi, no? E alcune sono questioni proprio così di contenuto. Una delle prime... Ecco, sono morto. Una delle prime discussioni era perché le fatine sono così sessualmente sviluppate. Che in effetti fa un po'... Allora, aspetta. C'hanno i fiancozzi larghi e le tette a palla. Due fiancozzi un po' troppo larghi, mo lo vedete. Vabbè, perché questo è un tipo di disegno. Non ho più trovato come si chiama il tizio che ha disegnato questo gioco di Rayman qua. E anche quello successivo. Solo che quello successivo hanno usato una tecnica un po' diversa. C'è un aspetto un po' diverso. È fatto come dipinto, diciamo. Non hanno le linee i personaggi. Sono direttamente colorati. Hanno direttamente i colori e sono sfumati i colori. Però quello non l'ho mai giocato. Questo l'ho giocato per intero un paio di volte, mi sa. Non una volta solo, no? I livelli l'ho rifatti anche con un amico mio. Eh sì, ecco qua. Salviamo la fata. Ma non ci sono... Ah, ok, è così. Ah, perché ancora non c'è il pugno, giusto? Mo te lo dà lei il pugno, ecco, vedete. La fatozza. Sembra una che conosco questa. Potere di attaccare. Quella che conosco è un po' più brutta di questa fatina. La fatina è un po' meglio. Premi il pulsante per attaccare. Oh, ecco, giusto. Io che continuavo a dire: ah no, perché non mi fa dare il pugno? Perché non me l'hanno ancora dato il potere di dare i pugni. Il potere di dare i pugni. Comunque quella fatozza là si chiama Betilla. E ha creato Rayman. La spiegazione per cui Rayman l'ha creato senza gli arti, perché ovviamente vedete che Rayman come personaggi di Zanna Blu, non so se gliel'hanno chiesto di sicuro, ma non mi ricordo se hanno detto che l'hanno fatto copiando Rayman, ma è probabile perché è venuto prima Rayman di Zanna Blu. Vabbè, sia Rayman che Zanna Blu c'hanno sta cosa che hanno tutti gli arti staccati, vedi, le mani e i piedi che fluttuano. La spiegazione che danno del motivo per cui non ha gli arti, ha le mani e i piedi che fluttuano, anche la testa che fluttua, a dire la verità, è che la fatina quando l'ha creata è stata distratta da dei polli zombie. È stata distratta da dei polli zombie e quindi gli è venuto male Rayman, gli sono venuti le gambe, le braccia e il collo. Che è una cazzata, non lo so perché, vabbè, fa ridere, in effetti è una cosa stupida. I polli zombie. È un gioco molto così, molto coglione cioè coglione nel senso non che è fatto male, anzi è molto bello. Fra i platform in 2D che ho giocato questo è uno di quelli migliori, proprio dal punto di vista artistico. Però ovviamente in origine non penso che nel libretto del primo Rayman, quello degli anni 90, ci fosse scritto perché non aveva gli arti. Anche perché no, in quello tutti i personaggi non avevano gli arti, è vero, vero? Che dico? Dopo hanno fatto che solo Rayman non ha gli arti. Invece nei primi tutti i personaggi erano disegnati così, come in Zanna Blu, insomma. Però niente. Ecco, qui dobbiamo salvare i... Non mi ricordo questi chi sono, non mi ricordo come si chiamano, vabbè. Cosa stavo dicendo? Ah, vabbè, però la spiegazione che hanno dato l'hanno data in questo gioco qua, in quello vecchio non c'era, anche perché appunto lì erano tutti fatti così. Qui dobbiamo salvare questi cosini qui, eccoli. Sono tipo delle ragazzine adolescenti, hanno la coda. Vedete, quando dicevo che è un gioco minchione in senso positivo, è molto scemotto e così, demenziale. Adesso dicono goliardico, che ovviamente è una parola vecchia, però adesso la sento utilizzare di nuovo. Ho completato, ho fatto tutte e tre. Ecco, quello è un tin, quelli si chiamano i tin. Che non ha niente a che fare con quello che ho detto prima. Quelle pallette non si chiamano i tin, però sembrano dei tin, sembrano degli adolescenti. Delle adolescenti sembrano. Beh, andiamo avanti. I teen sono questi cosi con questa faccia tipo una via di mezzo fra un uccello e un rettile, non lo so. È un modo di disegnare molto francese questo, di fare i pupazzi e personaggi con un nasone. Anche Rayman ha una specie di... Non è un nasone, è un musone che però deriva dal fare il naso a palloncino ai personaggi.
un'altra cosa, non è... C'ha un muso, però... C'è in vari fumetti e cartoni francesi sta cosa. Mi sembra una cosa abbastanza francese, abbastanza europea più che altro. Vabbè, anche in Ren e Stimpy ci sono i personaggi col naso a palloncino, però è una cosa un po' diversa. Qui c'hanno proprio un muso, un nasone così grosso che diventa il loro muso, capito? Ok, questo è il secondo livello. Mi piace molto questo livello qua, quelli nel bosco. I primi livelli di Rayman di solito sono sempre in questa specie di bosco foresta, perché è un bosco bello umido. Ok, qui ci sta questo che ti piglia. Io ho il cuore, dovrei scendere là. Dovrei scendere di colpo là. Vediamo un po' se mi riesce. Ecco qua, fatto. Quello poi dovete aspettare. Pim! Ok, e ti dà un sacco dei loom. Quelli si chiamano i loom. Mi sa che quelli che liberi nelle gabbie sono un altro tipo di loom, ma sono sempre loom. Ma non vorrei dire una cazzata. Questi qua che dormono gialli sono i loom. Ecco, non ho preso il re. Dammi il cuore. Più loom prendi ovviamente meglio è, perché fai un punteggio più alto. No, 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 dammi il re. Porca miseria. L'ho distratto. Quando prendi il re diventano rossi e valgono di più. Ho fatto la cazzata. Forse era che dopo un tot comunque di loom diventano rossi comunque? Non me la ricordo questa cosa molto bene. Comunque qui tutti i nemici si gonfiano, diventano tutti ciccioni. Tutti un po' ciccion diventano. Datemi questi loom, ecco. Non facciamo cazzate, ecco. L'ho già persi quasi tutti, vabbè, no, ne ho presi un po'. Vai, dammi quelli. No, porca troia. Ah, porca miseria. Peccato. Ah. Beh, andiamo avanti. Per ogni mondo c'è una fatozza comunque. La prima è Betilla, le altre non mi ricordo assolutamente come si chiamano. Betilla l'ho disegnata un paio di volte. No, il secondo disegno di Betilla lo devo ancora pubblicare, non l'ho ancora finito. Però l'avevo ridisegnato perché mi era venuto un po' di me la prima volta e l'ho rifatto. È uno dei miei disegni più visti su DeviantArt, Betilla, perché ovviamente è una fatozza con i fianconi larghi e le tette a palla e i capelli rossi e la pelle chiara. Cosa vuoi di più? Cosa voglio di più? Voglio Vanessa Bayer di più. Vanessa Bayer voglio di più. Mori, tu mori. Quando trovi quella porta lì segreta, ok. Mo lo si riapre e andiamo via. Quelli intanto volano, tutti gonfi, tutti ciccioni. Eccoli qua. Poi questo gioco è bello lungo, non è come Mighty Switch Force. Ah, ribadisco, Mighty Switch Force, per chi forse non l'avesse capito, perché quando seleziono i livelli c'erano delle stelle vicine. L'avevo già giocato una volta, solo che ormai era passato tanto tempo, non mi ricordavo la maggior parte dei livelli come erano, non c'avevo manualità col gioco, insomma, ma l'avevo già giocato. Anche questo l'ho già giocato, ma questo è ancora più lontano il periodo di tempo in cui ho giocato questo per la prima volta, Ok, ecco, ho fatto quello che dovevo fare, meno male. Tu vieni qua. No. Oh, porca miseria, me la sto veramente a rischiare. Ok, io non so se qui gliela faccio, ma... Sì, io l'ho fatta. Vai. Ed eccoci qua. Questo gioco, specialmente all'inizio, è abbastanza facile. Sono morto io all'inizio perché, come al solito, vi devo raccontare un po' del gioco, di quello che so. E sono distratto. Però dei livelli finali invece diventa bello tosto, mi ricordo. Infatti i livelli finali ci ho messo un botto a finirli. È più o meno lo stesso livello di difficoltà di Mighty Switch Force, anche se è difficile per motivi diversi, 244. No, non arriva nemmeno a 300. Ma perché lì ho fatto delle minchiate, non ho preso i
i Re Lum. Non ho preso poi i Lum rossi, anche quando ho preso i Re Lum, ne ho presi pochi di Lum rossi, quindi... Ah, avete notato che ci si può muovere anche nel menu? Guardate, guardate, guarda, ci si muove. Ok, c'è Ratman, avete visto lì? C'è Ratman.